Dura. Una andata a destra e una a sinistra. Ragazzi, sta uscendo una linea di luce, non voglio dire di sole ma di luce. Quanto manca? 35 minuti. Ragazzi, tra mezz'ora apre la corrente e tra 40 minuti dovete stare dentro. No, dovete stare dentro. Correte tra Un'ora. un'ora. Crediti e i pettorali. Cosa un po' spuntarlo. Abbiamo battuto uno che ha 52,03 sui 400 Però metri. stavamo facendo i due noi. Come dico sempre a Samir, il 400 in realtà bisogna fare un bel 300, poi il resto in qualche modo si arriva. Forza, Siamo ragazzi. pronti alla grande. Ciao ragazzi, in questo video vi portiamo al Grand Prix internazionale di Jesolo. Infatti ci troviamo a Jesolo, vicino Venezia, appunto in Veneto, perché anche quest'anno, come abbiamo fatto l'anno scorso, partecipiamo a questo Grand Prix internazionale. Ma prima la sigla e poi vi spiego tutto. Una volta l'anno qui a Jesolo viene organizzato un Grand Prix internazionale dalla World Parathletic, la federazione internazionale del mondo paralimpico, e ovviamente organizzato anche dalla FISPES, cioè la Federazione Italiana degli Sport Paralimpici. Cosa significa questo Grand Prix internazionale? In pratica ci sono degli eventi in giro per il mondo, a Dubai, a Marrakech, a Tunisi, a Parigi, a Monterrey in Messico ed anche a Jesolo. Noi come italiani siamo fortunati ad avere una delle sessioni internazionali di questo Grand Prix che gira appunto in giro per il mondo, e a sole 3 ore da Milano, quindi da casa, abbiamo la fortuna di avere una di queste competizioni. L'anno scorso è stata per me, Samir, la prima occasione per giocare le nostre carte a livello internazionale. È stata una prima, come dire, una prima esperienza importantissima, perché quando si viene qua si compete con gente che magari ha vinto già in passato delle medaglie olimpiche. Oggi per esempio sui 400 metri e poi dopodomani sui 200 metri correremo contro l'argento a Tokyo 2021, quindi insomma il livello è altissimo e quest'anno possiamo dire che stiamo entrando in quel livello lì, perché solo 2 settimane fa abbiamo fatto la 10ª prestazione mondiale nel 2023, quindi ci stiamo avvicinando a poter competere con atleti di altissimo livello, e sarà un test importante a partire da oggi pomeriggio quello che faremo, perché l'altro ieri pomeriggio ho fatto una visita di classificazione internazionale, ma di questo vi parlerò in un prossimo video perché è un tema molto particolare, molto interessante, che voglio approfondire con voi, e quindi adesso sono a tutti gli effetti eleggibile come atleta internazionale, e da oggi si inizia davvero a fare sul serio, non solo a livello italiano ma anche appunto a livello internazionale. Oggi i 400 metri, fra 2 giorni, domenica mattina, i 200 metri. Quindi ci rivediamo oggi pomeriggio al campo per vedere e scoprire cosa succede. Allora ragazzi, gara finita, ormai è finita circa un'oretta fa e ci è voluta un'oretta per riprendersi. Diciamo, se mi devo dare un voto, se ci dobbiamo dare un voto, sicuramente appena sufficiente, perché abbiamo rifatto il minimo per i campionati del mondo, ma l'abbiamo fatto davvero per pochi centesimi. Il minimo, forse ricorderete, è 57 secondi e noi oggi abbiamo fatto 56,92, mentre scorsa settimana abbiamo fatto un bellissimo 55,87, quindi abbiamo rallentato di 1 secondo rispetto a scorsa settimana. Qui solitamente c'è molto vento in questa pista, oggi c'erano le condizioni giuste, c'è sempre un pochettino di brezza. Siamo partiti bene, i primi 50 metri abbiamo soltanto avuto qualche problemino di scontro tra il braccio, perché trovare la coordinazione in terza corsia dove partivamo non è semplice, perché la curva è molto stretta in terza corsia. Seconda parte di gara
in falcate bellissime. Poi nella terza parte di gara Samir ha incominciato un pochettino a stringere i denti e fare un po' di più fatica, quindi lì abbiamo perso un secondino. Per cui diciamo siamo arrivati alla fine veramente stringendo i denti. Per esempio rispetto a scorsa settimana, quando abbiamo fatto 55 e 87, la stanchezza è arrivata negli ultimi 30-40 metri, qui invece a 100 metri dalla fine, soprattutto per Samir, che appunto si trovava a correre più strada, ma questo come capita in tutte le gare, correndo lui a destra. Dopo la gara tra l'altro è successa una cosa, forse si intravede nel video della gara. Ho finito la competizione e sono andato a sbattere contro dei blocchi dove c'era il numero della corsia, quindi è stato molto pericoloso anche quel passaggio. Solitamente quei blocchi vengono spostati, per qualche ragione erano rimasti lì, quindi ho rischiato di farmi male. Per fortuna non è andata così. È passata già un'oretta da quando è finita la gara e adesso vado a nutrirmi. Oggi è venerdì e l'ultima gara, ancora la seconda gara, ce l'avrò domenica mattina. Quindi domenica mattina correrò i 200 metri e lì bisognerà fare una prestazione planetaria, anche se in quella gara non si può fare il minimo per i mondiali, perché i 200 metri non sono ai mondiali, non c'è come competizione ai mondiali. Mi abbracci? Siamo al sabato mattina, ancora al Grand Prix internazionale di Jesolo. Ci staremo fino a domani, perché domani appunto abbiamo i 200 metri. Oggi è un giorno praticamente così libero e siamo qua nel pistino di riscaldamento. In pratica è un pistino di 50-60 metri, un po' così al chiuso, per evitare vento o pioggia, dove tutti gli atleti, e in questo caso atleti di livello internazionale, perché abbiamo davanti a me c'è la Spagna, poi c'è la Germania, la Namibia, il Malawi, da tutte le parti del mondo davvero, anche dalla Mongolia, è lontanissima, e quindi sono in questo pistino di riscaldamento perché stiamo facendo con Samir una mezz'oretta, 40 minuti di scarico tra le due giornate di gare, per non stare fermi totalmente oggi. Il movimento di scarico significa che abbiamo fatto come se dovessimo riscaldarci per una gara, quindi un po' di riscaldamento fuori, qualche andatura, qualche stretching, proprio per sentire il feeling con la pista, perché qua c'è montata praticamente una pista d'atletica vera e propria, quindi anche per sentire le sensazioni tutto oggi. Colazione, devo dire che ci siamo lasciati abbastanza andare. Oggi mi sono fatto dei cornetti salati che io adoro, stupendi, cornetto, formaggio, marmellata, insomma una bella colazione per rigenerare le fatiche di ieri. Oggi pomeriggio ci rilasseremo, una passeggiatina, così dormitina abbondante, e domani mattina dobbiamo essere carichi. Già abbiamo parlato con il ristoratore dell'albergo e sta mettendo giù un piano culinario affinché possiamo arrivare con le forze al 100%. A domani con un 200 metri che deve essere da paura. Siamo al terzo giorno di gara, non vi faccio vedere Alessandro perché si sta riscaldando, sono le 9:15 del mattino, fa freddissimo e ora entreranno in call room. Che cos'è la call room? Prima di entrare in gara, per quello che ho potuto capire io da ignorante di atletica o
poco più. Prima di entrare in gara si entra in questa stanza che si trova esattamente lì dietro, dove si aspetta il proprio turno per entrare in pista. Di solito la call room inizia 20 minuti prima della gara e quindi con questo freddo di solito si cerca di andarci il più tardi possibile, perché poi si sta lì ad aspettare al freddo, i muscoli si irrigidiscono e quindi più tardi si entra meglio è. Vediamo come andrà questa gara. Gli animi sono un pochettino tesi, perché per i 400 metri si pensava e si sperava di fare meglio, di fare 55,8 come l'ultima volta o anche un po' meno di 55,8, però vabbè. Non tutte le gare, come mi hanno spiegato, non tutte le gare possono andare bene. Si spera appunto in questo 200 metri che Ale e Samir vadano un po' meglio, anche perché sarà veramente una bella gara. Stanno entrando in call room in questo momento, io vado a prendere appunto tutta la roba che mi lanceranno, perché al momento sono tutti coperti, e vediamo come va. Olas Hernandez, secondo il Canada dalla settimana, prima corsia per questa e 99 tempo. Oh, è bello con la pioggia. Sì, avevo venuto anche la partenza oggi. Diciamo, il commento è più o meno uguale a quello dei 400. Diciamo. Vabbè, però considerando tutto il tempo, considerando il che questa non è una gara che fa Considerando che minimo. Samir non voleva neanche farla come stava stamattina. Chi, tu? No, personale, quindi va bene. Se va sempre bene, dici. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows? Il Grand Prix di Jesolo ti lascia questo, diciamo, aria internazionale che è bellissima, bellissima. Oggi per esempio io ho corso contro il ragazzo namibiano che a Rio de Janeiro nel 2016 alle Olimpiadi ha vinto la medaglia d'oro nella misura appunto dei 200 metri, quella che abbiamo corso questa mattina, e io ci sono arrivato praticamente a 1,5 secondi dietro, cioè quindi ti lancia in questa prospettiva internazionale che nel mondo dell'atletica è pazzesca. Ci vediamo comunque alla prossima settimana per un altro video in questo canale.